Ciao a tutti. Esistono molti fattori sul perché il narcisista desidera proprio te. Ma andiamo con ordine e scopriamo quali meccanismi si innescano nella mente del narciso. Ti vuole quando stabilisce che tu rappresenti il suo ideale di donna senza difetti. Ha bisogno di attenzioni e si sente particolarmente solo. Riesce a captare in te un certo distacco emotivo e in quel preciso istante ti percepisce come una persona speciale e fondamentale per lui. Quando tu sei lì accanto a lui, prova un certo benessere con se stesso. Quando si ritrova solo con se stesso e prova un senso di malessere, allora inizia a fantasticare che tu sia uno spettatore che lo guarda con ammirazione e interessamento e questo lo fa sentire bene. Qualcuno lo sta innervosendo o lo sta respingendo e ciò ti fa apparire più attraente ai suoi occhi. Ti vuole quando gli fai i regali. Desidera proprio te quando sei sempre a sua completa disposizione. Ti vuole quando dici sempre di sì. Ti desidera quando non lo contraddici. Ti vuole quando lo smascheri e inizi ad amare te stessa. Ti desidera quando tu l'hai scartato definitivamente. Sente un certo desiderio sessuale e vuole che sia tu a soddisfarlo. Ti vuole quando non dispone di nessuna fonte di approvvigionamento narcisistico. Ti desidera quando non c'è nessun'altra persona che lo mette al centro dell'attenzione. Semplicemente ti vuole quando ha un tornaconto. Come avrai compreso, tutto questo non ha niente a che fare con l'amore. Ogni comportamento del narciso deriva dal suo stato d'animo, dalle sue necessità, dalle sue aspettative, da ciò che desidera nel tal momento e tutto questo non ha nulla a che fare con te o con chi sei realmente. Esattamente come un bambino quando esige un giocattolo e non tollera doverlo condividere con altri bambini o con altre persone. In sintesi, al narcisista non importa nulla avere accanto una persona con i propri sentimenti, pensieri, ispirazioni e interessi. Per lui conta solamente che ci sia qualcuno che sia l'esatta estensione di se stesso. Il narciso in una relazione porterà sempre e solo tanto dolore, poiché più tu cadi in basso e più lui si sentirà potente. E il lavaggio del cervello che dovrai subire ti porterà ad una distruzione totale della tua persona. Riuscirai ad uscirne solamente quando inizierai a volerti bene, a rispettarti e a diventare consapevole di ciò che ti è accaduto tuo malgrado. Da qui potrai andare avanti, lavorando sulla tua autostima, prendendo in considerazione il fatto che sei una persona speciale, che ha avuto solo la sfortuna di inciampare in questo individuo disturbato e bravissimo a manipolare chiunque. Non sentirti mai in colpa e ricordati che non sei la sola ad essere caduta nella trappola diabolica del narcisista. Prenditi tutto il tempo necessario per dare il via al tuo percorso di guarigione narcisistica, perché è l'unica via di fuga che ti rimane per ricominciare a vivere una vita serena e dignitosa. Non avere paura di soffrire, di piangere, di disperarti e di arrabbiarti anche con te stessa, poiché sono fasi normalissime che devi attraversare per ritornare finalmente a sentirti una donna libera con una vera e propria personalità. Ma la cosa più importante è che avrai l'onore di conoscere la nuova te. Ne sarai entusiasta. Trasforma il tuo dolore in forza. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere
le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.